Buon pomeriggio a tutti e benvenuti su Bravocast Italiano. Sono Stefano e oggi siamo qui con un nuovo episodio pensato per tutti voi che state imparando l'italiano. Ci fa molto piacere avervi qui con noi oggi pomeriggio. Ciao a tutti, sono Angela e sono davvero felice di essere qui ancora una volta con voi. Oggi parliamo di qualcosa che riguarda tutti noi, le faccende domestiche. Sì, quelle cose che facciamo ogni giorno a casa. Sei pronto, Stefano? Prontissimo, Angela. Questo argomento mi piace molto perché le faccende domestiche fanno parte della vita quotidiana di tutti. Le facciamo ogni giorno, anche se non sempre con entusiasmo. Ah, questo è vero. Ma prima di cominciare, vogliamo fare una domanda a voi che ci ascoltate. Voi aiutate a fare le faccende domestiche a casa vostra? Lasciate un commento qui sotto. Vogliamo sapere tutto. Cosa fate a casa ogni giorno? Esatto, siamo curiosi di sapere. Allora, Angela, cominciamo con la nostra storia di oggi. Immaginiamo una normale mattina. Mi alzo, arrivo in cucina e trovo un disastro completo. Un disastro? Come mai, Stefano? Cos'è successo? Beh, la sera prima avevamo avuto tanti amici a cena. Dopo cena eravamo tutti stanchi e abbiamo lasciato tutto in cucina. I piatti sporchi, nei bicchieri, le pentole, insomma, una situazione difficile. Capisco, è una situazione che conosciamo tutti molto bene. Cosa hai fatto? Hai chiamato qualcuno per aiutarti? Certo, ho chiamato te, Angela. Ho detto, Angela, ho bisogno di aiuto urgente in cucina. Ah, sì, me lo ricordo bene. Sei arrivato con quella faccia spaventata e mi hai detto: Angela, la cucina sembra un campo di battaglia. E io ho risposto: Stefano, non esagerare. Ma era davvero così. C'erano piatti ovunque, il tavolo era pieno di briciole e qualcuno aveva rovesciato un po' di vino rosso sulla tovaglia bianca. Una tragedia. Il vino rosso sulla tovaglia bianca. Questo è davvero un problema serio. Allora ho detto: prima cosa, mettiamo tutto in ammollo. I piatti, le pentole, i bicchieri, tutti nell'acqua con un po' di detersivo. Lasciamo riposare tutto per 10 minuti. Buona idea. E mentre i piatti erano in ammollo, abbiamo cominciato a sistemare il resto. Ho preso la spugna e ho pulito il piano cottura. Era pieno di macchie di grasso. Il piano cottura si sporca sempre molto. Bisogna pulirlo bene con un prodotto apposito. Io invece ho preso lo straccio e ho pulito il tavolo. Ho tolto le briciole e ho passato il panno bagnato su tutta la superficie. E per la tovaglia con il vino rosso? Cosa abbiamo fatto? Per le macchie di vino rosso bisogna agire subito. Ho messo la tovaglia direttamente in lavatrice con un po' di bicarbonato di sodio e del detersivo. Ho messo la temperatura alta, 60 gradi, e ha funzionato benissimo. Ragazzi, un consiglio importante. Per le macchie difficili, non aspettate. Prima trattate la macchia, meglio è. E l'aceto bianco è ottimo anche contro il calcare in bagno. Naturale, economico e molto efficace. Assolutamente. Io uso sempre l'aceto per pulire la vasca da bagno. Metti l'aceto, aspetti 20 minuti, poi strofini e sciacqui. Funziona meravigliosamente. E non dimenticare sempre i guanti di gomma quando si usano prodotti per pulire. Importantissimi i guanti. Allora, dopo la cucina e il bagno, abbiamo parlato del bucato. Angela, sai che la mia prima esperienza con la lavatrice è stata un vero disastro? Davvero? Racconta. Ho messo tutto insieme in lavatrice, i bianchi, i colorati e anche un maglione di lana. Il risultato? I vestiti bianchi sono diventati rosa e il maglione di lana è diventato piccolo come un vestito per un bambino. Oh no, questa è una lezione che molte persone imparano nel modo più difficile. La regola base è: i bianchi separati dai colorati e i capi delicati, come la lana, vanno lavati a mano o con un programma speciale. E leggete sempre le etichette sui vestiti.
Sì, ogni capo ha le istruzioni per il lavaggio, la temperatura, se si può mettere in asciugatrice, se va stirato. Un altro consiglio: non riempire troppo la lavatrice, deve avere spazio per muovere i vestiti bene. Esatto. E in Italia molte persone stendono i vestiti all'aperto quando c'è bel tempo. I vestiti al sole hanno un profumo meraviglioso, nessun ammorbidente lo imita perfettamente. Vero? Ragazzi, voi preferite stendere i vestiti o usare l'asciugatrice? Scrivetecelo nei commenti. È sempre interessante sapere come si fa nelle vostre case. Sì, vogliamo sapere. Allora, parliamo di come organizzare le faccende durante la settimana. Io ho un piano fisso. Il lunedì faccio il bucato, il mercoledì pulisco il bagno, il venerdì passo l'aspirapolvere in tutta la casa. Io invece faccio le cose in modo più spontaneo. Quando vedo che qualcosa è sporca, la pulisco subito. Nessun giorno fisso. Solo quando sento il bisogno. Tutti e due i metodi funzionano. L'importante è che la casa rimanga pulita. Ma ho un consiglio per tutti. È meglio fare piccole cose ogni giorno, invece di aspettare il weekend per fare tutto. Per esempio, rifare il letto ogni mattina ci vogliono solo 2 minuti. Rifare il letto è importantissimo. Una camera da letto con il letto fatto sembra subito più ordinata, anche se non è stata pulita. Fa una grande differenza. E lo stesso vale per i piatti. Meglio lavarli subito dopo i pasti che lasciarli nel lavandino. Sì, i piatti lasciati nel lavandino si seccano e diventano molto più difficili da lavare. Se li lavi subito, ci vogliono solo 5 minuti. È uno di quei piccoli trucchi che rendono la vita domestica molto più semplice. Ragazzi, qual è la faccenda domestica che odiate di più? Quella che rimandete sempre? Scrivetecelo nei commenti. Sono curioso di sapere. Per me stirare, odio stirare. Ho sempre una montagna di vestiti che aspetta pazientemente sul tavolo. E tu, Stefano? Per me è pulire il forno. Lo rimando sempre a Emnos finché diventa davvero necessario, ma so che ci sono prodotti appositi che rendono tutto più facile. Prima o poi lo faccio. Lo so, Stefano, ti incoraggio. Allora, voglio anche parlare di una cosa importante. Dividere le faccende quando si vive con altri. Quando si vive in famiglia o con un partner, è giusto che tutti contribuiscano. Assolutamente. In molte famiglie italiane tradizionali c'era l'idea che le faccende fossero solo compito delle donne, ma oggi le cose stanno cambiando. Sempre più famiglie dividono i lavori in modo equo e questo è molto positivo. Il modo migliore è parlare apertamente e decidere insieme chi fa cosa. Per esempio, uno si occupa della cucina, l'altro del bagno. Uno fa il bucato, l'altro passa l'aspirapolvere. Così nessuno si sente sopraffatto. Esatto. E a proposito di aspirapolvere, io devo passarlo almeno 2 volte a settimana perché ho un gatto a casa, i peli si trovano ovunque. I gatti. I peli di gatto si trovano sul divano, sul tappeto, sui vestiti. Ho anche un rullo apposito per togliere i peli dai vestiti, indispensabile con gli animali in casa. Ragazzi, avete animali domestici? Come gestite la pulizia? Scriveteci i vostri trucchi. Sì, vogliamo sapere. Bene, siamo quasi alla fine del nostro episodio di oggi. Oggi abbiamo parlato di tantissime cose: lavare i piatti, pulire il bagno, fare il bucato, passare l'aspirapolvere e come organizzare le faccende durante la settimana. Tante parole nuove e tanti consigli utili. Ricordate, l'italiano si impara anche attraverso le conversazioni di tutti i giorni, come questa. Le faccende domestiche sono perfette per imparare il linguaggio quotidiano in modo naturale. Esattamente. E ora, prima di salutarci, vogliamo ringraziarvi per essere stati con noi oggi. Grazie per i vostri commenti, per le vostre domande e per il vostro bellissimo supporto a Bravocast Italiano. Grazie di cuore a tutti. Se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e condividete con gli amici
che stanno imparando l'italiano. E non dimenticate di rispondere alle nostre domande nei commenti. Aiutate con le faccende domestiche. Avete trucchi speciali per la pulizia. Qual è la faccenda che odiate di più? Scriveteci tutto. Non vediamo l'ora di leggere i vostri messaggi. Allora a tutti voi un buon pomeriggio e arrivederci al prossimo episodio di BravoCast Italiano. Ciao ciao! Buon pomeriggio a tutti e a presto. Continuate a studiare l'italiano con passione. Ne vale sempre la pena. Arrivederci.